Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per il mese di aprile 2026. Abbiamo la carta del matto. Amici del Toro, è un periodo di nuovi inizi, potrebbe essere un momento dove inizia una nuova love story, una nuova avventura o semplicemente essere un momento dove c'è come una rinnovata fiducia per la vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi 3 oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 2 di pentacoli, la carta del sole, abbiamo l'appeso, il mondo, il matto un'altra volta, abbiamo l'imperatore, tre di coppe e 8 di pentacoli. Beh, avete tanti arcani maggiori, quindi già questo vi dice che la stesa è di un certo spessore. Questa è l'evoluzione della vostra energia nel mese di aprile, quindi se siete single potete anche rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia di aprile della vostra persona di interesse, non importa quale sia il tipo di relazione, novizia, conoscenza, piuttosto che, non lo so, clandestina, non etichettata, datata. Andiamo a vedere questo 2 di pentacoli. Io qui ho come l'idea che possa iniziare un'amicizia, una conoscenza, un qualche tipo di gioco all'inizio del mese di aprile. Può esserci effettivamente questa persona potrebbe essere un leone, ragazzi. Andiamo anche perché avete la carta del sole che è subito dopo. Abbiamo un 10 di pentacoli, e la sacerdotessa. Sento che è un buon periodo, ragazzi. Io credo che ci sia questa amicizia che, come dire, potrebbe farvi sentire appagati, potrebbe farvi sentire quell'emozione pura, quel sentimento pulito, quella cosa nobile. Ho come questa sensazione. Però scusate, torno un attimo indietro. Datemi una carta per il 6 di spade. Cavaliere di spade. Credo che questa titubanza, se vogliamo, del 2 di pentacoli, questo andirivieni, se vogliamo, potrebbe essere un... Lo sento come se fosse un gioco ambiguo, cioè è come se non vi fosse chiaro se, o magari siete voi che state giocando in modo ambiguo,
Però io sento già all'inizio del mese come un qualche cosa che si smuove, che da un lato potrebbero anche essere due energie effettivamente, perché qui abbiamo due cavalieri e il due di pentacoli. Quindi inizio mese proprio già scoppiettante, poi dipende sempre dalla decade in cui siete nati, lo spiego nella guida di cui trovate il link qui sotto, però comunque potrebbero essere anche due energie che venite gestendo o che andrete gestendo, però come l'idea che una delle due possa effettivamente farvi sentire un po' più a vostro agio, un po' più a casa, un po' più al caldo. Però ho anche la sensazione che l'energia con la quale vi sentiate più al caldo sia quella meno chiara, meno dichiarata, meno propensa, ecco. Andiamo a vedere l'appeso. Fante di bastoni. E 8 di pentacoli. Io credo che l'appeso qui sia un po' perché allora o per qualcuno fa riferimento al guardare le cose da un'altra prospettiva, diciamo una prospettiva più giocosa, una prospettiva più leggera, mi viene da dire. Datemi una carta per l'otto di pentacoli. Giustizia. Sì, allora per qualcuno potrebbe essere un inizio nel mondo del lavoro che porta questa conoscenza, o potrebbe essere il fatto che qualcuno di voi, non lo so, è come se vi voleste coinvolgere o vi volessero coinvolgere in qualche cosa di più ufficiale, di più costruttivo, il lavoro nel senso del fare qualche cosa tutti i giorni. Può anche essere lavorativo nel senso di quello remunerato, eh. Ho anche la sensazione che qualcuno di voi possa pensare che questa persona è troppo immatura, piuttosto che giovane, piuttosto che esperta, per poter costruire qualcosa. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo un 9 di bastoni e il diavolo. C'è qualche cosa che ah, ho capito in che cosa pensate che la persona possa essere inesperta. Per molti è il lato orizzontale, o come questa sensazione. C'è come se ci fosse per esempio diversità di ritmi di vita, dove uno è più tranquillo e l'altro è più frenetico, io ho come l'idea che anche il lato più intimo possa risentire in questo senso, soprattutto se le fasce di età sono molto diverse, dove magari uno è molto giovane e l'altra persona è più in là con l'età, ci potrebbero essere come dei ritmi diversi, però questo non toglie che si possa sviluppare, cioè io sento che sia più una vostra paturnia. C'è comunque qualche cosa con questo diavolo, perché vi dico la zona intima? Perché qui abbiamo una sacerdotessa e il sole che mi parlano di un qualche cosa di pulito, di puro, di elevato, però la sacerdotessa è una carta di castità e qui c'è qualcuno che sta prendendo tempo, sta prendendo spazio da un qualche cosa che potrebbe vincolare, no? E qui lo intendo come un essere più intimi, questo vincolo, un sentirsi più uniti, sentirsi più completi.
C'è qualcuno che è come se stesse allontanando questa completezza, perché c'è il 9 di bastoni, ci si sta difendendo. Fatemi vedere questo diavolo. Ah, può essere che qualcuno o non si fidi. Per qualcun altro, vi dirò, potrebbe essere anche il fatto che l'altra persona abbia dei figli, perché veramente ce l'ho tanto, eh. Cioè nel senso, o il sole, o il mondo, o due volte il matto, tre se contiamo anche questo. E quindi per qualcuno ci potrebbero essere come delle titubanze inerenti magari a una famiglia già esistente. Anzi, fatemelo sapere nei commenti, perché effettivamente qui abbiamo un imperatore, un personaggio che potrebbe essere comunque sposato o con una famiglia già attiva. Non dico che sia ancora sposato, potrebbe essere stato sposato o sposata. Sapete che diciamo che è un'energia di tipo yang, poi che sia uomo o donna dipende anche da voi, dal vostro sesso e dai vostri gusti. Andiamo a vedere il matto. Forza, imperatrice, due di spade e fante di pentacoli. Io credo che ci sia da capire se si vuole diventare imperatrici di questo imperatore oppure no. Il matto, come vi dicevo, ce l'avete tante volte, qua ce l'avete al contrario. Sento che potrebbe essere più una questione vostra, il fatto di non fidarvi. Ipotesi, potrebbe essere che vi sentiate o abbiate paura, perché il 9 di bastone è una carta di difesa anche per paura di ricevere un'altra botta. Abbiate paura di sentirvi troppo incastrati in questa situazione, in questa relazione e quindi ci sia come questa titubanza. Vi dico, parlo di una delle due di quelle che si presentano a inizio mese, potrebbero essere due energie, due situazioni che si presentano. Però andiamo a vedere anche l'imperatore. No, queste sono troppe, ragazzi, un po' meno. Imperatore. Tre di pentacoli. Allora, io ho come l'idea che il consiglio qui delle carte sia proprio di fare un atto di fede, di fidarvi, perché comunque avete due imperatori, un tre di pentacoli, l'imperatrice, un fante di pentacoli. C'è una buona prospettiva di costruzione con questa persona, in questa relazione, in questa situazione. Magari potrebbe non essere tutto da subito così lineare, perché si parte da un'amicizia. Io sento che voi avete bisogno di rassicurazioni, avete bisogno di capire se la cosa si può sviluppare già da subito, però avete l'appeso proprio per quello, cioè è un po' come se vi dicessero provate a vedere anche le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista, provate a capire se vi potete completare, se effettivamente questa sensazione di incastro è reale o è dovuto a un atteggiamento di difesa da parte vostra, però ho anche l'idea che con questo gruppo di carte ci sia veramente la possibilità di costruire un futuro solido. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Amanti e morte. Andiamo a vedere anche l'8 di pentacoli. 9 di pentacoli e mago, al contrario. Allora, io qui sento che la relazione potrebbe effettivamente trasformarsi, ragazzi. Qui abbiamo la morte, come se si lasciasse indietro. Secondo me questo gruppo, questo diavolo si lascia indietro. C'è la carta degli amanti, c'è un tre di coppe che in questo caso sento proprio come se fosse un festeggiamento, un godersi tutto quello che si è costruito insieme. Fate solo un po' attenzione a questo mago, perché ho come l'idea che sia necessario un po' parlare di più, mm? Come spiegarsi meglio.
Va bene ragazzi, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Ripeto, non importa il legame che vi unisce. Quattro di bastoni. Quattro di spade. 5 di spade, 5 di pentacoli, 2 di spade, morte e luna. Secondo me qui la situazione di partenza è una situazione abbastanza certa per questa persona. Andiamo a vederlo, il 4 di bastoni. 7 di bastoni. E regina di spade. Ah, guardate, questo vi faccio uno spoiler perché ho già visto il 5 di spade qui. Io credo che questa persona, le prime parole che ho sentito sono state, ti ho in tasca. Quindi è come se vi sentisse un po' sicuri, certi, vi dico, si parte con un 4 di bastoni, è come se pensasse che la cosa fosse ormai stabile. Però il punto qual è? Lo fa ingenuamente, cioè nel senso, sento che questa persona ha un po' di confusione in testa effettivamente e difende a pieno le sue idee, cioè nel senso lui pensa di avervi, o lei, questa persona, pensa di avervi conquistato, pensa di aver fatto colpo, pensa in qualche modo di avere una certa sicurezza con voi. Andiamo con il 4 di spade. Ma è la sua verità, ovviamente. Giustizia. Vi dirò, potrebbe, perché se parto dalla situazione iniziale dove siete amici, potrebbe anche essere che questa persona non capisca bene se siete solo amici o no. Cioè, perché comunque la situazione di base del 4 di partenza, del 4 di bastoni, mi dice che è una relazione o una situazione comunque molto in armonia. E questa persona possa anche essere una di quelle persone che difende o la relazione o difende voi magari davanti ad altre persone. Allora, qui abbiamo la giustizia e un 7 di pentacoli. Io credo che voglia regolarizzare le cose questa persona già subito a inizio mese. Potrebbe essere per quello che voi avete anche qui l'appeso, obiettivamente, perché è come se iniziaste a vedere le cose da un'altra prospettiva. Magari è una di quelle persone con cui vi stuzzicate, così, vi capite, vi abbracciate, però la relazione, non lo so, la sento molto nobile. Andiamo a vedere il 5 di spade. Abbiamo la stella. Re regina di bastoni. Avete visto come erano attaccate le carte? Non riuscivo a staccarle. Sì, guardate, re regina di bastoni. Qui abbiamo imperatore imperatrice. Fatemi vedere una cosa. Vi dico, effettivamente potrebbe esserci come qualche strascico, qualche tendenza, chiamiamola così più che strascico. Ho sempre paura a parlare così, però di anime gemelle. Perché avete veramente varie carte che per adesso lo dicono
imperatore e imperatrice, il fatto che ci siano queste coppie, due volte la giustizia, il 4 di bastoni, la carta degli amanti. Andiamo avanti. 5 di pentacoli. Questa persona non riesce a togliersi dalla testa la relazione con voi. È super confusa. Io credo che abbia voglia di capire, abbia bisogno di dare come un'etichetta alla relazione. E sento anche che fa fatica a parlare di questi temi, probabilmente perché voi vi sentite in protezione, perché anche voi comunque qui avete un 9 di bastoni, eh. Credo che questa persona sia molto sensibile nei vostri confronti perché capisce che non vi fidate o che c'è un qualche tema che per voi è, mi verrebbe quasi da dire tabù con questo diavolo e, e sento che avrebbe bisogno di parlarne, ma è come se per rispetto non lo facesse. Andiamo a vedere, fatemi sapere nei commenti se vi risuona, eh. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e un re di spade, di nuovo un'altra coppia, re e regina di spade. Allora, la sensazione è che ci siano come due scelte, ma per tutti e due, cioè c'è come una scelta da fare qui, anche da parte della vostra persona di interesse, oltre che da parte vostra, perché io comunque vi ricordo che la carta degli amanti fa riferimento a una scelta, qui c'è la morte, quindi un capitolo da qualche parte si chiude, o è un qualche cosa che si trasforma o è qualche cosa che si lascia indietro, e anche qui abbiamo la morte, e anche qui ci sono due coppie. Andiamo a vedere la morte. Di nuovo 4 di bastoni, ragazzi, e forza. Voglio andare a vedere anche la luna. Là. 8 di spade, 6 di pentacoli e 8 di bastoni. Guardate, sento che con questa luna ci potrebbero essere effettivamente delle proiezioni da parte di questa persona. Abbiamo già visto qui all'inizio, no? Che aveva come una sorta di confusione mentale. Io qui non lo so se si trasforma un'idea, cioè se, per esempio, siete amici, vi trovate bene, c'è confusione sul tipo di relazione, ma nel momento in cui c'è come questo taglio, se vogliamo, con la morte o questo buttarsi da parte di questo matto nella vostra energia, è come se ci fosse un prima e un dopo. Perché comunque non vi nego che anche se di Pentacoli è il contrario. E ho come l'idea che qualcuno potrebbe decidere di... non lo so, ho come un'energia rassegnata qui. Sento come se ci fosse una rassegnazione. Però poi guardo la vostra energia e sento come un'allegria in realtà. Fatemi sapere come vi risuona, ragazzi. Io non lo so se magari le cose potrebbero anche prendere una piega diversa, cioè è come se voi vedeste la relazione in un modo e questa persona la vedeste in un altro modo. E quindi anche il finale della storia potrebbe essere percepito in modo diverso. Io sento che comunque c'è un qualche cosa che riguarda il come vivete la quotidianità. Comunque, quello che qui con questo asso di spade secondo me veniva un po' trattenuto, con questo 8 di bastoni,
a fine mese verrà affrontato. Andiamo a vedere qualche oracolo. Qui parla di chiarezza, di verità, di rivelazioni, di solidarietà, protezione, potere. Quindi qualche cosa verrà alla luce, si affronterà qualche argomento, qualche tema su questa relazione già esistente. Fioritura. Questa fata vi dice che imparate dalle esperienze e di prendere quello che avete imparato, di prendere la luce di quello che avete imparato e di rifletterla sia sulla vostra intera vita che sugli altri. È un po' come se vi dicessero di prendere il buono che avete imparato e cercare di applicarlo nella vostra realtà. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro sulle credenze limitanti lo potete fare come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. Sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine cronologico di numero perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Io praticamente lì sto condensando decenni della mia formazione personale come terapeuta, insomma un po' tutto quello che ho studiato e quello che mi appassiona e lo sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Così, per darvi una mano, per dare un'accelerata al vostro cambiamento. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così almeno vi rendete conto dei temi che vado io trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!